Ottavo giorno di Hanukkah e ottavo video che faccio. Voglio partire come al solito da un esempio. L'altro giorno, facendo così una ricerca sulla presenza degli ebrei a Zagabria, ho trovato che il 2% degli ebrei in pratica aveva il 25% dei medici di Zagabria all'inizio del Novecento. Mi sono anche un po' chiesto, ho fatto anche qualche ricerca, come mai gli ebrei hanno questo legame con quello che è la scienza medica, e questo per secoli. Ma anche adesso Israele è un'eccellenza del mondo medico a livello mondiale. Come mai c'è questo legame? Penso che sia perché l'ebraismo non ha mai colto il corpo come un involucro di un'anima. Il corpo è la persona animata dallo spirito che viene da Dio, ma il corpo è proprio ciò che in qualche maniera contiene la dignità della persona e quando il corpo è ferito, quando il corpo soffre, c'è bisogno di ripararlo. C'è questo discorso di riparazione che ritorna in tanti modi diversi e io un po' cercherò di seguire questo percorso seguendo questo filo. Quindi ecco, c'è questo bisogno di salvare una vita non come un atto eroico extra, ma proprio come un dovere profondo di ognuno. Ci sono due personaggi, uno è più conosciuto, uno un po' meno. Tutti e due sono ebrei e hanno fatto due vaccini diversi per combattere la poliomielite. Uno è Jonas Salk, che è un po' meno conosciuto, ma è più conosciuto invece negli Stati Uniti, e Albert Sabin, che invece è conosciuto in Europa e nell'Est. Tutti e due hanno fatto il vaccino per la poliomielite e tutti e due hanno rinunciato a fare un brevetto. Salk disse come si può brevettare il sole? Mentre invece la risposta di Sabin è più conosciuta e disse tanti insistevano che brevettassi il vaccino, ma non ho voluto. È il mio regalo a tutti i bambini del mondo. Poi in seguito lui è diventato direttore anche della Weizmann Institute, che è una delle eccellenze al mondo, quella che è stata bombardata dall'Iran qualche mese fa. Lì disse: mi è parso che uno specialista in virus, come sono finito per diventare, abbia il dovere di usare le sue conoscenze per far del bene all'umanità. Queste sono le due eccellenze che hanno reagito in una maniera molto simile. Voglio invece andare e ampliare questa mentalità a tutti i kibbutzim, gli abitanti dei kibbutz intorno a Gaza, che per anni e anni hanno cercato di far venire i palestinesi di Gaza a curarsi negli ospedali in Israele. Quindi bambini malati di mille cose, altre persone. Addirittura anche Yahya Sinwar, che in seguito sarà l'organizzatore del 7 di ottobre 2023, anche lui è stato curato da un medico israeliano. E c'è tutta una storia dietro a questa cosa qua. Quindi, pur sapendo di avere a che fare con un nemico, è stato curato. E in seguito questa coerenza si è vista anche durante proprio il conflitto a Gaza, perché i palestinesi hanno continuato a essere curati negli ospedali. Quindi perché Israele si comporta in una maniera così illogica che non so quale società accetterebbe
di fare una simile cosa e di accettare di curare i propri nemici con una tale costanza e con tale coerenza. Ecco, questa è una grande lezione che Israele ha dato e dovrebbe essere conosciuta non seguendo le narrative che si sa. E, un altro episodio un po' meno conosciuto, che non ha avuto purtroppo una grande risonanza, è quando i soldati hanno trovato quella ragazza Yazida che per anni era schiava a Gaza. Non ha avuto risonanza perché è normale che una società civile liberi una schiava. Mi chiedo però dall'altra parte come possa essere così normale che invece una società tenga una schiava e non faccia rumore e nessuno si indigni. Quindi, ma lasciamo stare, questi sono discorsi. Quindi il fatto è di nuovo che il male non viene risolto, ma certamente una, una ragazza che soffriva viene sottratta dal male. Israele, non voglio fare, no, non voglio santificare Israele. Israele ha tutte i suoi problemi e tutte le cose così. E Israele è una società estremamente complessa, come più volte ho detto. Cosa vuol dire? Vuol dire che mantiene dei componenti dentro la sua società che sono in conflitto, incompatibili tra di loro, come gli ebrei di provenienze diversissime, arabi musulmani, arabi cristiani, ortodossi e cattolici, etiopi e armeni, comunità messianiche, protestanti, evangelici, e poi dopo da una parte comunità cassidiche, comunità ortodosse, eccetera, e dall'altra parte Tel Aviv con il suo gay pride più grande del Medio Oriente. Tel Aviv, una città di 450.000 abitanti che accoglie un gay pride di quasi 300.000. Poi dopo mi viene un po' da ridere, dicono il più grande gay pride del Medio Oriente, come se in Iran se ne tenessero, oppure a Damasco, oppure al Cairo. Comunque, il discorso è questo, che pur avendo una comunità che vive tutte queste tensioni, eccetera, Israele non espelle, non elimina, ma invece trova il modo di far stare nello stesso spazio questi mondi contrapposti. E questa è una delle caratteristiche, al di là del discorso accusa di apartheid. Qui c'è molto da imparare. Una cosa, sempre restando sugli esempi, Israele non ha mai voluto vincere umiliando e schiacciando il nemico. Sempre stata attaccata ed è sempre passato con la restituzione delle terre e alla fine anche la richiesta di pace che a volte va contro gli interessi di Israele, ma pur di avere una garanzia di pace, Israele ha fatto tanti sacrifici. Uno dei più conosciuti è quando Israele ha lasciato Gaza all'inizio degli anni 2000, sperando di avere pace con i palestinesi, dando quindi all'autorità palestinese la Gaza, eradicando le comunità che si sono stabilite a Gaza oppure che erano già presenti, perché Gaza non era judenfrei, c'era la presenza ebraica anche molto antica, storica. Comunque hanno eradicato tutti gli ebrei da Gaza, lasciando case, aziende, tutto quello che avevano fatto, sperando di avere pace. In questo caso è stato un totale fallimento. Abbiamo visto che da lì a poco Gaza si è trasformata in una macchina mortale che per anni e anni ha dato enormi problemi a Israele e poi alla fine è sfociata con il 7 di ottobre 2023 e con la situazione che c'è adesso. Ma quando Israele ha scelto di andarsene da Gaza, quella cosa lì,
che hanno tentato era effettivamente un desiderio di fare per primi un passo. Perciò ecco, Israele si comporta con coerenza a tante situazioni che sembrano diverse, ma invece noi scopriamo che dietro c'è una logica che poi troviamo anche nella Bibbia. Anche la Bibbia ha l'idea che nessuno debba essere escluso. E quando noi pensiamo, non so, a un Mosè balbuziente, troviamo un Giacobbe ferito dalla lotta con l'angelo che ha fregato il fratello, poi dopo è rimasto fregato anche lui, oppure Davide, il re nobile, eccetera, che però ne fa un grosso oltraggio nei confronti della sua responsabilità, prendendosi la moglie di Uria, facendo uccidere Uria, eccetera. C'è questa idea che Dio crei l'uomo e quindi ogni uomo sia uguale. Tutti siamo a immagine di Dio e lo siamo prima di ogni prestazione che eventualmente noi possiamo fare per Dio. Quindi al di là del se lo facciamo il male o facciamo il bene, parte la dignità di ognuno di noi. E quindi tutti siamo vulnerabili e questo nella Bibbia noi lo troviamo con chiarezza. Anche nella tradizione profetica non si chiede una purezza, ma si chiede di praticare la giustizia. Non si chiedono le mani pulite, ma invece di far rialzare chi è caduto. Il popolo non viene eliminato per via delle colpe, ma si cerca di farlo reagire rendendolo consapevole delle proprie colpe. Quindi ecco, la domanda non è se sei innocente, ma cosa fai ora e davanti a questa situazione. Questo è quello che conta. E quindi c'è sì la responsabilità di ognuno, ma anche la responsabilità di tutta la collettività per ognuno. E qui mi fa venire in mente, ad esempio, gli ostaggi che sono stati presi a Gaza e quindi cosa è stata disposta Israele di fare pur di avere indietro un ostaggio. E questo senza fare differenza, perché molti ostaggi erano thailandesi che sono stati presi come ostaggi, ma Israele non ha fatto nessuna distinzione e quindi era disposta a dare per ognuno di loro decine e decine invece di assassini che sono stati condannati. Quindi ognuno vale e non c'è misura che Israele non è disposta a pagare pur di prendersi cura anche dell'ultimo, anche dello straniero. E questa è una grande responsabilità e una grande lezione. Perché dall'altra parte una società che lascia indietro le persone più vulnerabili, gli stranieri, eccetera, è una società che marcia dentro, si disgrega all'interno. E quindi questa reazione di Israele è quasi una reazione, è un desiderio di preservare una propria integrità spirituale. Dietro a tutti questi esempi che ho fatto, c'è un concetto che li unisce tutti e dà a tutti una sua logica. Questo concetto è il concetto di riparazione, il tikkun. E non si tratta di far diventare qualcuno santo
una redenzione totale, la perfezione morale, il raggiungimento di un mondo ideale, ma è una cosa molto, molto pratica, molto immediata, molto comprensibile, che è riparare ciò che è rotto. E quindi il tikkun parte da un presupposto di un estremo realismo. Il mondo è ferito, la storia è incompleta, il male esiste, non può essere cancellato con un atto di volontà, ma non si tratta di decidere. Ma invece l'essere umano è chiamato a intervenire non per salvare tutto, ma invece per non lasciare le cose così come sono, ma invece intervenire. Riparare dunque significa riparare un danno prima che si allarghi, evitare che il male diventi sistema accettabile, significa scegliere il mezzo meno distruttivo per raggiungere un obiettivo, anche il più umano possibile, anche quando non è possibile fare delle scelte che ti lasceranno indenne dall'errore, ma devi reagire. Quindi, come ho detto, il tikkun non produce santi, ma invece parte da un discorso di responsabilità. E quindi questa qui è la luce dell'8° giorno. E non è una luce trionfale, è una luce che parla di responsabilità, è una luce che dice il mondo è rotto, ma non tutto è perduto finché qualcuno prova a riparare ciò che gli sta davanti. Questa è la luce dell'8° giorno di Hanukkah. E io penso che sia una serie di grandi lezioni che ho voluto in questi video esprimere per dire cosa io vedo in Israele, cosa amo del popolo ebraico, che cosa io riconosco al popolo ebraico. Tante volte reagisco a certe frasi, a certe cose così con sarcasmo, perché ho analizzato perché rispondo con sarcasmo, perché è impossibile dire tutte le cose che io so di Israele e degli ebrei. E quindi quando qualcuno mi viene fuori con Israele e c'è l'apartheid, la prima reazione mi viene il sarcasmo, perché è impossibile andare a spiegare tutte le cose che io ho voluto raccontare in 8 video. E avete visto che sono partito da pochi minuti e adesso sono arrivato quasi a 20. Infatti il più grande problema non è stato cosa trovare per mostrare cosa Israele ha da insegnare al mondo, ma invece come fare a dire le cose nel modo più breve possibile. Oggi invece voglio dire le cose con calma, ho dovuto anche qui aumentare il ritmo per dire molte cose nel tempo meno lungo possibile. Ecco, tutto questo è quello che ha fatto Israele, nonostante che per tutta la storia, da tutte le parti, in ogni occasione, qualcuno abbia voluto rompere il cazzo a Israele in ogni situazione. Israele ha risolto e ha risposto in questa maniera qua. Buona fine di Hanukkah, domani l'ultimo video quando accenderò la luce che invece come cristiano e come prete mi appartiene, ma è la luce innestata dentro questo candelabro qua, non fuori. Buona serata e buona fine della festa di Hanukkah a tutti.